Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Torino 1958. Un delitto perfetto. Un assassino che sfida la stampa e la polizia inviando lettere firmate con uno pseudonimo che entrerà nella storia, Diabolik. Oggi vi racconto la storia di Diabolik. Oggi vi racconto la storia del delitto di Via Fontanesi. Oggi devo fare un piccolo disclaimer. Mi devo scusare se la qualità audio in questo video sarà, se possibile, peggiore del solito, però purtroppo qui all'esterno pare si stia svolgendo una sagra dell'hardcore e domani sera la festa si sposterà qua all'interno e purtroppo non ho altro tempo a disposizione per poter registrare. Inoltre l'amico Fritz qua continua a non essere molto collaborativo nonostante la richiesta di maggior sensibilità nei miei confronti e tende a registrare tutti i rumori tranne me. Mi scuso, mi spiace, cercherò di imparare a gestire meglio l'attrezzo. Buona visione. Il 24 febbraio 1958 alle 11 del mattino arrivò una telefonata alla redazione torinese della Stampa Sera da parte di un uomo che rivendicava un omicidio in città. Quest'uomo, dall'accento meridionale, fornì però indicazioni vaghe e imprecise e non fu creduto. Ma il giorno successivo e precisamente alle 21:40 di sera la polizia ritrovò all'interno di uno stabile in via Fontanesi 20 il cadavere di un giovane uomo, Mario Giliberti, di 27 anni. L'uomo era stato barbaramente trucidato da 18 fendenti che l'avevano colpito al petto, alla gola, al cuore e all'inguine. Mario Giliberti era originario di Lucera, in provincia di Foggia, e si era congedato dall'esercito come marconista specializzato. Era fidanzato con Luisa, che aveva conosciuto a Lodi durante il servizio militare e con la quale voleva sposarsi a breve. Da poco più di un anno era giunto a Torino in cerca di lavoro e lo aveva trovato, come era suo desiderio, alla Fiat. Il macabro ritrovamento fu fatto proprio da un funzionario della Fiat incaricato dall'azienda di verificare il motivo della prolungata e ingiustificata assenza del giovane operaio. Il delitto avvenne circa 10 giorni prima del ritrovamento del cadavere, nella fredda notte tra il 14 e il 15 febbraio, nel retrobottega di un calzolaio. Lo zio di Mario, che gli aveva concesso di abitare in quel luogo in attesa di una sistemazione più adeguata. Il cadavere indossava il pigiama, era riverso sul letto in un bagno di sangue. Il viso era avvolto in un lenzuolo e il corpo nascosto sotto un cappotto. Il medico legale stabilì che la morte era sopraggiunta dopo diverse ore di agonia e che il lenzuolo avvolto intorno al viso gli aveva impedito di urlare e di chiedere aiuto. Nella stanza i mobili erano rovesciati, dando l'idea che ci fosse stata una colluttazione. C'erano vaste macchie di sangue. La più grande, sulla parete della zona cucina, era all'altezza di 1,5 metri. Altre poi continuavano per terra. Erano segni di trascinamento fino al letto della vittima. Gli inquirenti non trovarono segni di effrazione e sul tavolino della cucina erano presenti ancora 2 tazzine da caffè. Su una tazzina c'erano le impronte di Mario, mentre sull'altra tazzina non c'erano impronte digitali. Sulla scena del crimine fu rinvenuta una salvietta intrisa di sangue, probabilmente utilizzata dall'assassino per ripulirsi. Sul pavimento c'erano inoltre 3 buoni del tesoro dal valore di 200.000 lire, strappati dall'assassino, e ancora diverse fotografie di Mario in compagnia di un altro uomo, il cui viso però era stato ritagliato. Emerse che dall'appartamento mancavano un bracciale d'oro, un orologio in metallo, una somma in contanti pari a 20.000 lire
la catenina che Mario indossava sempre al collo e poi 2 sveglie e 2 macchine fotografiche. Fu ipotizzato che l'arma utilizzata per il delitto fu un trincetto da calzolaio, ma l'arma non fu mai ritrovata. Il dettaglio però più inquietante rinvenuto sulla scena di questo delitto fu un biglietto manoscritto affisso su un mobile. Riuscirete a trovare l'assino? E non era una domanda, era un'affermazione. Gli inquirenti si chiesero a lungo se l'errore su quel biglietto nella parola assassino fosse casuale o voluto. Mentre gli inquirenti brancolavano nel buio, sempre quel 25 febbraio 1958, tra le centinaia di missive che riceveva ogni giorno il quotidiano La Stampa, che all'epoca si trovava in Galleria San Federico, ne giunse una scritta a matita, a mano, con la carta carbone su un foglio protocollo a quadretti, spedita qualche giorno prima da Portanuova. La missiva riportava questa frase: «Sono venuto da lontano per via di compiere il mio delitto, da non confondersi con uno qualsiasi. Ho studiato la cosa perfetta, in modo da non lasciare traccia, neanche un ago. Con il delitto è cessato insieme l'odio per lui. Questa sera parto alle ore 20. La lettera, che aveva frasi che andavano a capo in modo particolare, proseguiva così. Un tempo io e la vittima eravamo molto amici e portavamo la divisa insieme. Poi lui mi tradì come fossi un cane. Oggi stava bene e così la mia vendetta lo ha raggiunto. Spero che scoprirete il suo cadavere prima che diventi marcio. Leggendo con attenzione la lettera troverete con precisione dove è stato compiuto il mio delitto perfetto». La lettera terminava con uno strano nome posto in calce: Diabolic, e la stessa missiva era stata spedita anche al commissariato di polizia di Borgo Po, che risolse subito quello strano rebus. Le sillabe finali, infatti, della prima parte della lettera componevano la frase Via Fontana 20, il luogo dell'omicidio. La Stampa diede grande risonanza al caso, occupando per giorni le pagine della cronaca cittadina. La Stampa pose particolarmente luce su quello pseudonimo, su Diabolic, che non poteva non colpire l'immaginazione dell'opinione pubblica. La polizia e i giornalisti fecero una scoperta a dir poco agghiacciante. Scoprirono che il romanzo giallo Uccidevano di notte, pubblicato l'anno precedente, nel 1957, da una piccola casa editrice romana e scritto da Billy Skyline, che è lo pseudonimo di un giornalista romano, Italo Fasan, conteneva tutte le circostanze di quel delitto, a partire dal nome dell'assassino, Diabolic, ma conteneva anche la telefonata alla Stampa, la scelta dell'arma del delitto e persino una parte del testo della lettera. Il protagonista del romanzo aveva deciso di compiere una serie di delitti perfetti e anche lui sfidava la Stampa e la polizia inviando lettere firmate Diabolic. Le assonanze con il romanzo sono impressionanti, a partire dall'idea di utilizzare un'arma trovata sul luogo del delitto. Ma non solo, il protagonista di Uccidevano di notte telefonava alla Stampa per annunciare il suo omicidio, proprio come aveva fatto l'assassino di Mario, che non era stato creduto. Il Diabolic del romanzo utilizzava per scrivere le sue missive una carta carbone viola, proprio come farà poi il suo emulo. Nel romanzo, infine, il delitto veniva scoperto dopo 2 settimane e l'autopsia ha stabilito che Mario era stato ucciso 10 giorni prima, intorno al 14 di febbraio, ultimo giorno in cui era stato visto vivo. Nel romanzo, inoltre, si leggeva che l'assassino faceva di tutto per sviare le indagini, creando falsi indizi e depistando la polizia. Questo ha portato gli inquirenti a guardare con sospetto ogni indizio ritrovato sulla scena di quel delitto, nel timore che si trattasse di un depistaggio. La polizia proseguì con solerzia le indagini. Tutti gli ex commilitoni di Mario Giliberti furono contattati,
L'uomo era rimasto nell'esercito per 6 anni e si era poi congedato con il grado di sergente. Vennero fatte indagini anche all'interno della famiglia di Mario e venne ascoltata anche la fidanzata Luisa, di 24 anni. La lettera di Diabolik, che conteneva una piccola postilla in corsivo, fu sottoposta a una perizia calligrafica. Le indagini però furono ostacolate proprio dalla personalità di Mario, che era un uomo taciturno, discreto, che faceva raramente amicizia e non si confidava molto. Dalle indagini emerse però la figura di un uomo onesto, integro e soprattutto un gran lavoratore. La sua vita sembrava trascorrere nella più perfetta tranquillità e il ragazzo, 2 settimane prima del suo omicidio, aveva scritto alla fidanzata Luisa dicendole che voleva sposarla al più presto. Per alcuni giorni gli inquirenti seguirono tutte le segnalazioni. Qualcuno aveva detto di aver notato una donna bussare alla porta di Mario. La donna fu rintracciata, ma era completamente estranea ai fatti. 2 ragazzi poi raccontarono di essere passati la sera del 14 febbraio davanti a via Fontanesi 20 e di aver udito il grido di una donna che invocava l'aiuto di un certo Valerio. La polizia scoprì così all'interno delle conoscenze di Mario un certo Valerio, che però risultò anche lui estraneo ai fatti. Intanto a Torino cominciò a scatenarsi il panico, cominciò a nascere una psicosi sul fatto che ci fosse in libertà un assassino che potesse agire ed uccidere improvvisamente e chiunque. Alle testate giornalistiche cominciarono ad arrivare dozzine di lettere contraffatte di grafomani che scrivevano spacciandosi per Diabolik. Gli inquirenti trovarono sulla scena del delitto un elemento che diede la svolta alle indagini. Nel portafoglio di Mario infatti trovarono una fotografia che lo ritraeva con un amico in divisa e dietro questa fotografia c'era un'affettuosa dedica. In ricordo di simpaticissimi giorni trascorsi assieme, dedico al mio caro amico Mario un vistoso augurio per l'avvenire. Aldo Cugini. L'analogia tra la fotografia e la prima lettera di Diabolik, che citava: un tempo io e la vittima eravamo molto amici e portavamo la divisa insieme. Poi lui mi tradì come fosse un cane. Oggi stava bene e così la mia vendetta lo ha raggiunto. Saltò subito all'occhio degli inquirenti. Fu rintracciato l'autore di quella dedica, Aldo Cugini, che effettivamente era un ex commilitone del Giliberti. Era un ragazzo di buona famiglia, una famiglia facoltosa che possedeva da anni una cementeria e che aveva parentele e conoscenze molto altolocate. Effettivamente Aldo e Mario compaiono insieme in divisa in molti scatti fotografici. Gli inquirenti, dopo aver letto la dedica dietro la fotografia e dopo aver trovato sulla scena del crimine anche un barattolo di vasellina, si erano convinti che i 2 ragazzi avessero una relazione sentimentale. Inoltre Mario era stato ucciso proprio nella notte di San Valentino. Il perbenismo dell'epoca però non consentiva nemmeno di pronunciare la parola omosessualità e la stampa, nonostante parlasse moltissimo del caso e desse molto spazio sia a Diabolik che alla sua vittima, dell'ipotesi che tra i 2 ci fosse una relazione sentimentale ne parlava solo in modo allusivo e bigotto. La stampa al massimo si riferiva alla cosa definendola come una amicizia particolare. Gli inquirenti ipotizzarono che Aldo avesse il timore che Mario raccontasse pubblicamente della loro relazione e, colto da un raptus, l'avesse ucciso. Questo sarebbe un movente molto più solido di quello della rapina. Aldo Cugini negò con forza quelle accuse e raccontò che quella fotografia era stata scattata dalla sua fidanzata a Merano, dove lui e Mario stavano svolgendo il servizio militare. Gli inquirenti non gli credono e qui cominciano a entrare in gioco le perizie calligrafiche. La prima stabilirà che la calligrafia di Aldo e quella
di Diabolik presentano sorprendenti somiglianze. Il Cugini continuò a negare ogni addebito, nonostante la sua calligrafia sembrasse incastrarlo. Domenica 2 marzo 1958 Aldo Cugini fu arrestato. L'ordine d'arresto del giovane bergamasco era motivato proprio dal fatto che la sua calligrafia corrispondeva con quella di Diabolik. Ma mentre Aldo era in carcere, le lettere di Diabolik continuavano ad arrivare alla stampa. Molte erano opere di emulazione da parte di grafomani, ma alcune furono riconosciute dai periti come originali, come quella del 16 marzo, dove Diabolik scriveva: «Il mio delitto è un gioco da non ripetersi». Ma è possibile che Diabolik non fosse una sola persona, ma che fossero due persone? Furono trovate diverse fotografie in cui Aldo e Mario non erano soli, ma accompagnati da un terzo commilitone. E ci sono delle testimonianze che raccontano che i tre ragazzi erano stati soprannominati in modo spregiativo le tre monachelle. Che sia quel terzo uomo l'autore del delitto e della messa in scena che ha incastrato Aldo? Protagonisti di questo processo furono le perizie calligrafiche che per la prima volta entrarono nell'aula di un tribunale con un peso decisivo. Il giudice affidò l'incarico dell'analisi grafologica a un collegio di 3 periti che concluse che l'autore di quelle lettere era proprio Aldo Cugini e dunque era anche lui l'autore dell'omicidio di Mario Giliberti. La famiglia Cugini incaricò il grafologo Benini a difesa di Aldo e l'esperto smentì la perizia del collegio dei periti. Benini contestò principalmente il fatto che la perizia aveva dato molto più peso alle somiglianze della calligrafia, mentre non aveva considerato le divergenze, che erano anche sostanziali. Il grafologo dimostrò questa tesi mostrando diverse calligrafie che assomigliavano molto di più alla calligrafia di Diabolik rispetto a quella di Aldo. Nell'aprile del 1960 arriva la prima sentenza. Aldo Cugini viene assolto con formula dubitativa per insufficienza di prove. Nel luglio dello stesso anno la Corte d'Appello ribalta la sentenza. Aldo Cugini, sulla base delle perizie calligrafiche, viene assolto con formula piena. Aldo è rimasto in carcere 135 giorni. Quando ne uscì, trovò ad accoglierlo la fidanzata Marisa e una folla di innocentisti. Aldo e Marisa si sposeranno 2 mesi dopo e le indagini su quell'omicidio si chiusero definitivamente. Non fu mai assegnato un volto a Diabolik, che riuscì veramente a compiere il delitto perfetto. Nel novembre del 1962 le sorelle milanesi Giussani creano il famoso fumetto Diabolik. Angela e Luciana hanno dichiarato pubblicamente di essersi ispirate proprio a questo caso di cronaca nera. E così il killer di Via Fontanesi rimarrà per sempre famoso. L'eco di questo crimine ha contribuito anche nel 1962 a dare il titolo del film di Steno Totò Diabolicus. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!